Buongiorno a tutti. Avevo incontrato il maggiore Chadwick il primo giorno in cui arrivò allo Sri Ramana Ashram. In effetti, io fui il primo ashramita che incontrò quando attraversò il cancello nel 1935. Ero in piedi sotto il grande albero Ilupai, che è ancora vicino all'entrata principale. Chadwick venne verso di me e si prostrò ai miei piedi, pensando che fossi Ramana Maharishi. Cercai di dirgli: io non sono Ramana Maharishi. Ramana Maharishi è all'interno. Se vuoi il suo darshan, ti mostrerò dov'è. Tutto questo fu trasmesso a gesti oltre che a parole, poiché non comprendevamo la lingua dell'altro. Per rendere le cose più chiare, lo portai nella sala per indicargli chi fosse il vero Bhagavan. Quando le presentazioni furono finite, Chadwick e Bhagavan parlarono per parecchie ore in inglese. Questo era molto insolito. Bhagavan usava raramente a lungo l'inglese, anche se lo parlava abbastanza fluidamente. Fu presto chiaro che Chadwick stava pianificando un lungo soggiorno all'ashram. Questo causò un piccolo problema, poiché non avevamo un'idonea sistemazione per lui. Poiché io avevo una delle stanze più grandi dell'ashram, Chinnaswamy decise che dovevo lasciarla libera per Chadwick. Questo per me non era un problema, perché potevo facilmente trasferirmi in una delle capanne dell'ashram col tetto di foglie di cocco. A Chadwick non fu offerta una di queste capanne, perché tutti pensammo che sarebbe stato troppo primitivo per uno straniero. Fu mostrata la mia stanza a Chadwick mentre stavo ancora ammucchiando le mie cose. Quando scoprì che io venivo estromesso per lasciare spazio a lui, si rifiutò di accettare la stanza. Mi piace molto quest'uomo, disse. Non dovrebbe essere buttato fuori dalla stanza per causa mia. Se lo buttate fuori, me ne andrò anch'io a vivere altrove. Questa è una stanza grande, possiamo condividerla. Fummo tutti un po' sorpresi che questo straniero, dall'aspetto distinto, fosse pronto a condividere la stanza con un completo estraneo, in particolar modo perché avrebbe potuto tenerla per se stesso se avesse voluto. Tuttavia, poiché non ci furono obiezioni a questa disposizione, Chadwick si trasferì nella mia stanza e rimase là per circa 1 anno e mezzo. Sebbene non potessimo dirci molto all'inizio, più tardi imparai alcune parole in inglese e Chadwick imparò un po' di Tamil. Diventammo presto molto amici. Camminavamo frequentemente attorno alla collina assieme,
generalmente prendendo il sentiero della foresta piuttosto che la strada esterna. In queste occasioni ero solito raccontargli storie dallo Yoga Vasista e dalla Kaivalya Navanitam. Naturalmente non potevo convogliare più di una vaga idea, poiché conoscevo circa 50 parole d'inglese. A Chadwick non importava di dover ascoltare queste narrazioni con questo strano inglese così limitato, perché gli davano un'opportunità di parlarne più tardi con Bhagavan. Rimaniamo qualche istante in ascolto, osserviamo tutti i pensieri, sensazioni che arrivano. Ci prepariamo ad affrontare questa giornata pieni di energia, di saggezza e di purezza. Om Sarana Bhavatu Sarano Bonatu Sarviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Visarvahe Aum Shanti Shanti Shanti. Budevi Budevam Bhojanam Prasadam. Facciamo un saluto di gratitudine. Grazie a tutti, buona giornata.